Guerra d'accerchiamento, o Kesselsschlacht come la chiamavano i tedeschi, tutta una serie di operazioni volte ad accerchiare e a distruggere il grosso dell'esercito nemico. Un modo di fare la guerra caro prima ai prussiani e poi ai tedeschi. Invece le operazioni in profondità erano un concetto caro all'Armata Rossa, che prevedeva un iniziale sfondamento e lo sfruttamento della falla creata da parte di unità mobili che avrebbero operato in profondità nel territorio nemico. Questi due modi di fare la guerra si scontrano a Kharkov nel 1942, generando una delle più belle e grandi vittorie tedesche della Seconda Guerra Mondiale e forse di tutta la sua lunga storia militare. La seconda battaglia di Kharkov fu una battaglia dove i tedeschi dimostrarono tutte le loro capacità operative, ma fu colta una vittoria colta anche grazie a gravi errori da parte russa. Ma in fondo ogni grande vittoria è accompagnata in genere da gravi errori da parte degli avversari. Il saliente di Izium era uno di quegli strani accadimenti che solo la guerra può creare. Un saliente di solito assume la forma di un rigonfiamento che sporge nelle linee nemiche, ma questo era diverso, misurava 100 km per 100 km. Questo saliente si era formato agli inizi del 1942 dopo la fin troppo ottimistica controffensiva russa lungo tutto il fronte. Il 18 di gennaio un grande attacco sovietico contro il nono corpo tedesco tranciò di netto la giuntura tra la Sesta Armata e la 17ª Armata. In quel periodo per i tedeschi era l'ennesimo allarme di una serie che non sembrava finire mai. Il diario di Halder testimonia il cattivo stato della Wehrmacht in quel periodo. 19 gennaio. Il previsto attacco su Kharkov si è abbattuto sul fronte settentrionale della 17ª Armata e su alcuni punti del fronte della Sesta Armata. Il punto più problematico è quello della giuntura tra la Sesta e la 17ª Armata. Dovremo affrontare giorni difficili prima di superare l'attuale momento di tensione. 21 gennaio. La 17ª Armata si trova in un gran casino. Dopo 3 giorni di combattimenti il fronte ha ceduto in 2 punti, a Izium e nel punto di contatto con la Sesta Armata. Queste 2 penetrazioni locali si sono uniti in un unico grande sfondamento. I tedeschi erano esausti e incapaci di compiere sganciamenti. Il 23 di gennaio i sovietici avevano provocato uno squarcio di 80 km nel sistema difensivo tedesco sul Donetsk. Ma come tutte le altre operazioni sovietiche in profondità di quel periodo non riescono a raggiungere i risultati prefissati, principalmente per 2 motivi. Uno, la limitata mobilità delle truppe e delle unità preposte a sfruttare lo sfondamento e in secondo luogo l'ancora embrionale rete logistica russa. I tedeschi dal canto loro riescono a organizzare delle Kampfgruppe a livello di plotone e battaglione e riescono a metterci una toppa. La capacità combattiva tedesca e gli errori russi portano all'unico risultato dell'operazione Barvenkovo-Lovozaia la creazione di questo strano saliente senza nessun significato strategico. Ma per come tutti i salienti, anche quello di Izium proponeva tentazioni e opportunità. Per i sovietici, ossessionati come erano dalle operazioni in profondità, si trattava del trampolino ideale per future operazioni. Analogamente, per un esercito come quello tedesco, ossessionato dalla Kesselsschlacht e la battaglia d'accerchiamento, offriva altrettante allettanti opportunità. Non sorprende che nel 1942 entrambi i contendenti stavano organizzando delle operazioni in quella zona. A marzo Timoshenko e la Stavka cominciano a elaborare l'idea di effettuare delle operazioni partendo dal saliente. Il piano viene elaborato dal 30 di marzo al 10 di aprile ed è un piano per un'operazione in grande stile, non un'azione di disturbo. Le operazioni saranno affidate al fronte sud-occidentale di Timoshenko. L'ala nord è affidata alla 28ª Armata di Ribiacev, composta da 6 divisioni di fucilieri e 4 brigate corazzate. Avrebbe attaccato su un fronte ristretto, 20 km, partendo dalla testa di ponte di Volochansk sul Donetsk. Quando i gruppi d'assalto della 28ª Armata fossero riusciti a creare delle brecce nel sistema difensivo tedesco, vi era pronto il 3° corpo di cavalleria pronto a sfruttare la breccia e effettuare una conversione verso sinistra per accerchiare da nord Kharkov.
L'ala sud invece era affidata alla sesta armata di Gorodiansky, composta da 8 divisioni di fucilieri e 4 brigate corazzate, ed era affiancata sulla sinistra dal gruppo Bobkin. Quando i gruppi d'assalto della sesta armata fossero riusciti appunto anche loro a creare delle brecce nel sistema difensivo tedesco, erano pronti il 23esimo e il 21esimo corpo corazzati, erano pronti a sfruttare la breccia per completare l'accerchiamento su Kharkov. Al gruppo Bobkin invece era affidato il compito di puntare verso Krasnograd, eventualmente prenderla, in quel momento sganciare il sesto corpo di cavalleria che si sarebbe spinto verso nord-est per completare l'anello esterno dell'accerchiamento di Kharkov. Ma mentre a Mosca Stalin e la Stavka si trasullavano in sogni di gloria, qualche ufficiale russo cominciava ad avanzare delle critiche nei confronti del piano. Ad esempio Shaposnikov diceva che era una follia ammassare tutte quelle truppe all'interno del saliente. Moskalenko criticò invece la scelta di Timoshenko di affidare il punto focale dell'attacco a nord alla 28esima armata, che era inesperta e non aveva ancora ricevuto il battesimo del fuoco. Le sue elementere furono parzialmente accolte e gli fu affiancata a destra la 21esima armata e a sinistra proprio la 38esima armata di Moskalenko. A causa dei soliti problemi logistici, la data dell'inizio dell'offensiva fu spostata dal 4 maggio al 12 di maggio. Intanto i tedeschi erano intenti a pianificare Blau. La Wehrmacht, prima di spingersi verso est, doveva però risolvere due problemi. Uno era la penisola della Crimea con Sebastopoli, operazione affidata all'11ª armata di von Manstein. L'altro era il saliente di Izium. Eliminando il saliente di Izium, innanzitutto per la Wehrmacht avrebbe spostato le basi di partenza dell'operazione Blau fin sul Donetsk. Secondariamente la rettifica del fronte avrebbe liberato divisioni. Questa era la risposta tedesca alla trazione unica che esercitava il saliente di Izium. Il piano era un classico attacco a tenaglia, col braccio nord affidato alla sesta armata di Paulus che sarebbe partito da Balakleia e si sarebbe spinto in direzione sud-est. Il braccio sud invece era affiddato al gruppo di Klist, che sarebbe partito da Slaviansk e si sarebbe diretto in direzione nord-ovest. I due gruppi si sarebbero dovuti più o meno incontrare a metà strada nei dintorni di Izium e intrappolare tutte le forze sovietiche nel saliente. Ma come per i russi, anche questo piano fu sottoposto a numerose modifiche. Per gli stati maggiori di von Bock che stavano elaborando il piano, il problema più grosso era la spinta da nord, a causa della natura poco collaborativa del fiume Donetsk. Infatti il tragitto più breve avrebbe esposto a degli attacchi sui fianchi la sesta armata. Ma Bock, memore anche dei problemi di quel tipo avuti davanti a Mosca l'anno precedente, decide di adottare una scelta più conservativa, che è quella di utilizzare il fiume Donetsk a protezione della spalla sinistra della sesta armata, ma questo avrebbe reso un piccolo salto in un lungo tragitto. Alla fine l'inizio della data delle operazioni fu fissata al 22 di aprile, giorno di massima piena del fiume Donetsk. Il 22 aprile arriva, ma l'operazione non parte. Innanzitutto la Wehrmacht è straimpegnata nei preparativi per Blau e non può allocare molte risorse di logistiche per preparare Fridericus. Poi Hitler e Halder sottopongono una pesante revisione critica al piano, non lo ritengono soddisfacente. Decidono di adottare la soluzione più rischiosa, quella scartata da Bock, in quanto pensano che comunque il rischio non ci sia di attacchi sul fianco della sesta armata, in quanto i russi sono incapaci di reagire velocemente in quel periodo. E poi, soprattutto, la maggiore ragione è quella che avrebbe avuto maggiori opportunità di avere un più grande bottino. Alla fine, Bock rielabora il piano, Fridericus II, e la data dell'operazione viene fissata al 18 di maggio. Nessuno dei due contendenti considerava il saliente come fine a se stesso. Per Stalin era un modo di alleggerire la pressione tedesca in vista del loro rinnovato attacco verso Mosca. Per i tedeschi era un modo di completare i preparativi per l'operazione Blau. Ora
I due colossi cominciano ad ammassare truppe e materiali all'interno e all'esterno del saliente. I russi mettono in campo circa 640.000 uomini, 1.200 carri e 13.000 cannoni. I tedeschi invece mettono in campo 500.000 uomini e 600 carri armati e un'ampia porzione della Luftwaffe a disposizione. I due contendenti stavano mettendo su quel piccolo puntino della mappa in campo più di 1 milione di uomini, quasi 2.000 carri. Erano quelle le dimensioni di un attacco di piccola portata sul fronte orientale. Di tutto stupisce l'estrema simmetria di questa situazione. Due colossi stavano organizzando operazioni su quel singolo piccolo puntino sulla mappa. Se andiamo a vedere l'ordine di battaglia, sia dalla parte russa che dalla parte tedesca troviamo la Sesta Armata e le operazioni sarebbero iniziate a 6 giorni di distanza l'una dall'altra. Se i contenuti vi stanno piacendo, volevo ricordarvi di dare un like al video, iscrivervi al canale, è gratis, mi aiuta a crescere e a creare nuovi contenuti. Grazie. Il 12 maggio 1942 Timoshenko scatena la sua offensiva. La sesta e la 17ª armata, che stavano per subire la spallata sovietica, occupano linee sovrastese e sono a corto di rimpiazzi. Per esempio, alla sesta armata mancano circa 16.000 uomini. In nessun punto del saliente i tedeschi riescono a approntare difese in profondità. Inoltre, le unità tedesche che avrebbero subito il primo colpo sovietico erano unità alleate, con scarsa capacità combattiva. Tutti fattori che contribuirono all'enorme e incredibile successo iniziale dell'offensiva russa. I russi aprono con uno sbarramento di artiglieria di circa un'ora, seguito da un bombardamento aereo di 15 minuti. Dopodiché l'Armata Rossa passa all'attacco e infligge uno dei più pesanti e duri colpi della guerra ai tedeschi. La Wehrmacht in queste fasi iniziali è in preda al panico, quasi come davanti a Mosca l'anno precedente. Dopo lo sbarramento iniziale si mettono in moto i gruppi d'assalto della Sesta Armata di Gorodianski. Provocano una falla di 50 km nel dispositivo difensivo tedesco. Annettano la 454esima divisione di fanteria e la 108esima divisione di fanteria ungherese e penetrano per 20 km nel dispositivo tedesco. Questa falla verrà poi successivamente sfruttata dal 21esimo e il 23esimo corpo corazzato. Sul fianco sinistro della Sesta Armata di Gorodianski troviamo il gruppo Bobkin, il cui obiettivo è Krasnograd. I tedeschi non riescono più a organizzare una linea del fronte coesa e il gruppo Bobkin raggiunge Krasnograd il 15 di maggio. Ora si trovava a 40 km di distanza dal quartier generale del gruppo d'armate Sud e il quartier generale della Sesta Armata. La conclusione disastrosa dell'operazione ha fatto perdere di vista un punto importante. Questa operazione per l'Armata Rossa è uno spartiacque. Infatti l'Armata Rossa del 1942 è molto diversa da quella del 1941. Ora ci sono meno uomini e ci sono molti più complementi di mezzi, quali carri armati, aviazione e artiglieria. Oltretutto ora si pensa anche a concentrare gli attacchi, su un fronte su 30 km e un'armata su 15 km, in base alle direttive emanate da Zhukov all'inizio del 1942. A Kharkov l'Armata Rossa doveva ancora digerire questo nuovo modo di fare la guerra. Ma anche se non si trattava di un'operazione in profondità, il successo iniziale dell'operazione fu incredibile. A nord l'avanzata russa andava più a relento. Con Kharkov e Belgorod e la linea delle retrovie nelle vicinanze, per i tedeschi era più semplice ricreare una linea del fronte coesa. La 28esima armata si mette in moto la mattina del 12 di maggio alle ore 7:30 e qui l'avanzata fu molto meno spettacolare che a sud, a causa dell'inesperienza della 28esima armata, ma anche a causa del controspionaggio russo che segnalò una sola divisione presente tedesca nel settore, invece i russi ne incontrarono due, la 294esima e la 79esima divisione di fanteria. Bock risponde immediatamente alle richieste di aiuto di Paulus e manda in soccorso la 23esima Panzer e l'88esima e la 168esima divisione di fanteria da Belgorod.
Primi elementi di queste divisioni arrivano al fronte il giorno successivo. I russi comunque lentamente continuano ad avanzare. La 13ª divisione della Guardia si spinge fino a 15 km da Kharkov, ma il continuo arrivo di rinforzi tedeschi stabilizzano la situazione. Il fronte tedesco a nord tiene, anche se a pochi chilometri da Kharkov. Alla fine del terzo giorno per Timoshenko è il momento di fare un bilancio. Era il momento di buttare nella mischia le riserve corazzate, il 21° e il 23° corpo corazzato. A nord i tedeschi tenevano bene, ma a sud non erano in grado di ricreare una linea del fronte coesa. L'intervento di questi due corpi avrebbe potuto scardinare interamente il sistema difensivo tedesco. Ma Timoshenko esita, perché lui memoria non ha lasciate, quindi possiamo fare delle supposizioni. Allora, innanzitutto i motivi potrebbero essere una superiore resistenza tedesca, la presenza di una divisione Panzer non segnalata e inoltre l'attacco iniziale era andato così bene che la linea del fronte e le punte avanzate si erano talmente spostate in avanti che ora le riserve corazzate, il 21° e il 23° corpo, si trovavano troppo distanti dal fronte. Quindi era impossibile fare intervenire tempestivamente, in quanto avrebbero dovuto attraversare un campo devastato dai combattimenti. Uno studio della Stavka sottolinea esplicitamente questo aspetto. Quello era un problema tipico delle operazioni in profondità: alimentare il fuoco mentre la linea del fronte si spostava. Per i tedeschi è il momento di prendere delle decisioni cruciali. Fridericus, che dovrà aprirsi fra 4 giorni, dovrà andare avanti ugualmente? Hitler e Halder dicono di sì. Bock non era così sicuro, in quanto il braccio nord della tenaglia, la Sesta Armata, era impegnato in duri combattimenti difensivi a Kharkov. Bock allora suggerisce una piccola soluzione, che era quella di spostare tutto il gruppo Kleist a ovest per sbarrare la strada alla Sesta Armata. Ma adesso era il tempo delle grandi soluzioni. Gli scontri nella penisola di Kerch erano terminati e il 7° Fliegerkorps di von Richthofen viene trasferito nella zona. Inoltre stavano giungendo nella zona anche in rinforzo alcune divisioni tedesche. Adesso la Wehrmacht non si limitava più a difendere Krasnograd, ma voleva insaccare e distruggere tutte le forze sovietiche presenti nel saliente. Era un'opportunità troppo ghiotta. Oltretutto, oltre alle forze di fanteria presenti, erano presenti nel saliente un'enorme massa corazzata, un gruppo al completo e 2 armate corazzate. E il tutto non sembrava neanche così difficile da attuare. Il 15 di maggio l'aviazione tedesca concentra nella zona 500-600 apparecchi. Ora le unità di fanteria tedesche potevano richiedere supporto aereo e questo arrivava nel giro di 20 minuti. Per i russi muoversi diventa un incubo. I carri russi vengono colpiti a uno dagli Stukas e dai bombardieri. Anche i reparti della contraerea della Luftwaffe svolsero un importantissimo lavoro, con i loro cannoni da 88 in funzione anticarro. Se per i carri tedeschi il T-34 era una brutta bestia, se preso da un colpo di un 88 bruciava come tutti gli altri carri. Ora le punte avanzate russe anche a sud cominciano a perdere slancio. Mentre i tedeschi stavano ultimando i preparativi per Fridericus, i russi continuano a spingere sia a nord che a sud. A nord avevano perso ogni speranza di sfondare, a sud invece la Sesta Armata e il gruppo Bobkin lentamente ma avanzano. Purtroppo per i russi l'incapacità di fermare un'operazione quando questa era chiaramente fallita è un problema che li affliggerà per tutta la durata della guerra. Con temperature oltre i 30 gradi, il 17 di maggio i tedeschi si mettono in moto. Il terzo Panzerkorps di von Mackensen lancia la 14ª divisione Panzer che sfonda, si dirige verso Barvenkovo e successivamente verso Balakleja. La 17ª armata invece lancia la 16ª divisione Panzer che sfonda e spinge verso nord costeggiando il fiume Donetsk. La Luftwaffe invece ha il completo predominio dell'aria e un'ampia scelta di obiettivi da colpire. Oltretutto i russi gli danno una mano non mimetizzando e non proteggendo i centri di comando e di comunicazione. Questo comporterà anche il fatto che buona parte delle unità che verranno intrappolate nella sacca
combatteranno senza ordini, senza minimo contatto con i comandi superiori. Inoltre i russi avevano anche grosse unità più a ovest che se non fossero state fatte ritirare sarebbero rimaste intrappolate nella sacca. Ma come avevo detto prima, mettere in moto l'Armata Rossa è una questione, ma continuare a controllarla dopo averlo fatto è tutto un altro paio di maniche. La Sesta Armata e il gruppo Popkin proseguirono la loro avanzata per 2 giorni e più andavano verso ovest, più andavano incontro alla loro distruzione. Come per il mancato inserimento delle riserve corazzate nelle fasi iniziali della battaglia, anche qua si discute sulle responsabilità di chi abbia dato l'ordine di proseguire l'avanzata. Sicuramente fu Timoshenko a dare l'ordine, era la sua operazione, l'aveva stilata lui, la stava conducendo lui e far ritirare quelle unità avrebbe significato per lui una grande sconfitta personale. Ma va detto che comunque un ordine del genere non poteva essere emanato previa approvazione di Stalin e la Stavka. Per Stalin prendere in considerazione quanto fosse radicalmente mutata la situazione al fronte era chiedere troppo a un uomo che ostentava costantemente ottimismo. Solo il 19 di maggio Timoshenko guarda in faccia alla realtà e ordina alla Sesta Armata e al gruppo Bobkin di ritirarsi. Il 20 maggio il collo del saliente misura circa 20 km. Il giorno successivo per l'avanzata della 14ª Divisione Panzer si riduce a 13 km. Inoltre cadono 6 ponti in mano tedesca, 6 ponti sul fiume Donetsk, che erano vitali per la sopravvivenza delle truppe sovietiche ad ovest. Il 22 i 2 corpi corazzati russi in fuga si scontrano fra di loro, generando un mostruoso ingorgo. Oltretutto, in quel momento crolla anche tutto il sistema di comando e di controllo sovietico. Ora tutte le forze all'interno del saliente sono paralizzate. Stava nascendo una nuova opportunità, di quelle che i tedeschi non si fanno sfuggire. Era il momento di cambiare il piano. Alla Sesta Armata a nord erano stati dati ordini e compiti di difesa statica, ma ora, visto che la situazione si era stabilizzata e i russi stavano dando segni di cedimento, l'alto comando della Wehrmacht ordina a Paulus di attaccare. E Paulus lancia verso sud, spuntando da Balakleia, il 51esimo corpo, composto dalla 44esima divisione di fanteria e dalla 23esima e dalla 3ª divisione Panzer. Il 22 di maggio il 3° Panzerkorps di Mackensen, con la 14esima divisione Panzer, prende contratto con la 44esima divisione di fanteria, sigillando la sacca di Izium. Ora i tedeschi avrebbero iniziato delle manovre concentriche intorno alla sacca per distruggerla. Oramai per i russi rimasti nella sacca non rimane altro che aspettare la fine. Vi fu anche qualche tentativo di fuga, ma tutti non andarono a buon fine. Il giorno seguente era rimasta una sacca che misurava 16 km di lunghezza per 3 km di larghezza, ribollente di esplosione, morte e distruzione. Dappertutto la stessa scena, il nemico sempre più premuto tentava ancora qua e là di rompere l'accerchiamento, ma oramai era vicino al crollo finale. Ero in grado di osservare da una collina a sud-est di Lozovaia come il bombardamento che la sacca fumante stava subendo su ogni lato dalle nostre batterie era contrastato sempre più debolmente dai russi. Massi di prigionieri rifluivano verso le retrovie, mentre i nostri panzer e i reparti della 1ª divisione li superavano slanciandosi all'attacco. Il 28 maggio tutto era finito. I russi cominciano ad arrendersi ai tedeschi. Il bottino per la Wehrmacht è di 240.000 soldati sovietici catturati, 1.200 carri e 3.600 pezzi di artiglieria. La prova più evidente di questa grande vittoria tedesca è l'enorme numero di ufficiali e ufficiali di Stato Maggiore che vengono catturati o uccisi. Il più famoso è il generale Gorodniansky a comando della Sesta Armata che si suicida. Un'analisi di questa battaglia porta ad evidenziare la maldestra condotta operativa da parte russa. Ma nonostante questa inattesa volontà di collaborare da parte dei russi, la Wehrmacht aveva dimostrato grandi capacità combattive, grandi doti operative e un'estrema aggressività. A nord i tedeschi pararono il colpo, si riorganizzarono e sferrarono un colpo mortale.
Il Panzerkorps di Mauthausen, con la sua aggressività, fu uno dei principali fattori della vittoria tedesca. Von Bock aveva molta fiducia in lui e lo lasciò fare, e il risultato fu una Kaiserslacht da manuale. La battaglia di Kharkov era la ciliegina sulla torta di una primavera che aveva dimostrato di nuovo al mondo che la Wehrmacht era in grado di fare operazioni di accerchiamento come nel 1941. Con le due operazioni, quella in Crimea di von Manstein e il salente di Izium, i tedeschi avevano catturato 410.000 soldati russi. Con la caduta di Sebastopoli saliranno a 500.000. Dopo lo shock dell'inverno precedente davanti a Mosca, i tedeschi avevano dimostrato al mondo che erano ritornati a lavorare come ai bei vecchi tempi, e in Nord Africa stava per cadere Tobruk. A posteriori, oggi è possibile percepire dei gravi segnali di allarme per i tedeschi. Per esempio, nessuna di queste due operazioni sarebbe stata possibile senza concentrare in piccole porzioni di territorio la Luftwaffe. Come sarebbe stato possibile ripetere ciò nella prossima operazione Blau, che si proponeva di occupare tutta l'Ansa del Don e il Caucaso? Poi i tedeschi avevano i soliti problemi logistici e tutte le formazioni che parteciperanno a Blau partiranno sotto organico, l'80-85% degli effettivi. L'Armata Rossa invece stava imparando e si stava trasformando. E le cose per i tedeschi non potranno far altro che peggiorare, visto che le fabbriche smantellate e ricostruite negli Urali stavano prendendo a lavorare a pieno regime. Sono certamente segnali di allarme, anche se dobbiamo evitare di pensarli come segnali di un fallimento certo. Il nodo centrale è uno: i tedeschi erano veramente in grado di percepire la situazione? Una casta militare, prodotto di secoli e secoli di storia militare, era in grado veramente di capire la situazione e proporre delle soluzioni alternative? In fondo era un esercito che combatteva una guerra chiamando operazioni con i nomi di Fridericus I, II e Wilhelm. A Kharkov la formazione di punta era gestita da un prussiano doc quale von Mauthausen, figlio di August von Mauthausen, e si sarebbe ricongiunto per chiudere la sacca di Izium con un altro prussiano doc, Walter von Seydlitz. Viene da chiedersi di quale guerra stiamo parlando.